Ciao e ben ritrovati. Ripartiamo da dove ci siamo lasciati nel primo video sul cervello e facciamo un breve riassunto per aiutarvi a creare un collegamento tra il video precedente e questo. Abbiamo detto che la nostra vita mentale è indissolubilmente legata al nostro cervello, noi sostanzialmente siamo il nostro cervello e tutto quello che avviene nel bene o nel male nella nostra vita è strettamente legato a quello che avviene all'interno del nostro cervello. Ci siamo detti che vi sono diversi modi per modificare il nostro cervello e oggi cercheremo di andare ad approfondire questo tema. Il primo modo per proteggere il nostro cervello sembrerà evidente, ma è proteggere la nostra testa. E con questo non intendo solamente che dobbiamo fare particolare attenzione a non prendere degli urti, a fare degli incidenti, anche se questo chiaramente potrebbe avere un'influenza. Ci sono molte persone che hanno avuto dei traumi cranici e questo ha cambiato in modo importante la loro personalità. Non solo i traumi in realtà possono cambiare la personalità, ma anche alcuni tumori cerebrali portano le persone a comportarsi e a funzionare in modo diverso. Quindi dobbiamo innanzitutto proteggere la testa dall'esterno. La natura ha previsto che il cervello fosse protetto e per fare questo ha fatto le cose molto bene. Le parti più importanti per la sopravvivenza del cervello sono più all'interno, mentre all'esterno immaginiamo il cervello veramente come se fosse un'arancia dove all'esterno c'è una buccia. Ecco, questa buccia è la parte che è più legata alla nostra coscienza, in particolare la parte prefrontale, quella che abbiamo qui davanti. Questa è la parte che probabilmente potremmo dire che è proprio la sede della nostra personalità. Bene, questa parte del cervello così importante ha una consistenza estremamente morbida e fluida. Potete immaginare un uovo alla coque per avere idea di qual è la consistenza di questa parte del nostro cervello. Allora capite che una zona così importante e anche così delicata deve assolutamente essere protetta. Il cervello galleggia dentro un liquido che si chiama liquido cefalorachidiano e questo liquido mantiene un peso specifico tale che il cervello può rimanere dentro e galleggiare dentro questo liquido senza andare a sbattere contro le ossa craniche tutte le volte che noi muoviamo la testa velocemente. Ciò nonostante dei traumi importanti possono davvero danneggiare alcune parti della nostra corteccia. Abbiamo detto però che non è solo questo il modo per arrivare al cervello e modificarlo. Abbiamo parlato del sangue e abbiamo detto che tutto quello che va nel circolo sanguigno può arrivare al cervello. Allora a questo punto ci possiamo chiedere come facciamo noi a fare arrivare delle cose all'interno del sangue. Tutto quello che noi ingeriamo può finire nel circolo sanguigno, ma abbiamo forse dimenticato di dire che anche quello che respiriamo arriva nel sangue. Immaginate che quando noi inspiriamo, portiamo l'aria all'interno dei polmoni e i polmoni, tramite gli alveoli polmonari, sono direttamente in contatto con i capillari che circondano i polmoni e quindi questo è un altro modo per far arrivare qualcosa all'interno del sangue. Chiaramente il motivo per il quale noi facciamo arrivare il sangue a contatto con i polmoni è perché abbiamo bisogno proprio dell'ossigeno. Il funzionamento di tutto il corpo, in particolare del cervello, richiede la presenza di ossigeno, oltre che di nutrienti e in particolare zucchero, che insieme consentono la sopravvivenza delle cellule cerebrali. Capite che, avendo chiaro questo concetto, dobbiamo pensare che è anche molto importante quello che noi respiriamo. Perché un conto è respirare ossigeno in alta montagna, un conto è respirare altre sostanze che possono passare nel sistema respiratorio, arrivare ai polmoni e di conseguenza in parte anche all'interno dei capillari
che circondano i polmoni. Quindi questa è la seconda via che dobbiamo tenere in considerazione. Ora, perché il nostro cervello possa funzionare bene, non è sufficiente pensare di evitare di provocargli dei traumi o danneggiarlo con quello che possiamo inserire nel circolo sanguigno. Il cervello ha anche bisogno di alcune cose, non solo ha bisogno di non essere danneggiato, ma ha bisogno di ricevere il suo nutrimento. Il nutrimento principale ovviamente è l'ossigeno e quindi dobbiamo respirare, ma per fare questo non abbiamo bisogno di pensarci troppo, avviene in modo assolutamente automatico, però ha bisogno anche di tutta una serie di sostanze che dobbiamo assumere con l'alimentazione. Non parlo solamente degli zuccheri, ma anche di alcune molecole particolari che l'organismo non è in grado di produrre da sole e quindi abbiamo bisogno di assumerle nell'alimentazione. Pensiamo ad esempio ad alcuni amminoacidi che sono i mattoncini che vanno a costituire le proteine. Bene, alcuni di questi non siamo in grado di produrceli da soli, ma abbiamo bisogno di assumerli attraverso l'alimentazione. Questi vengono chiamati appunto amminoacidi essenziali. Però è un discorso più ampio che riguarda non solo gli amminoacidi, ma varie cose e soprattutto le fonti di energia che ci possono permettere di bruciare l'ossigeno e dare energia al nostro cervello. Alcuni di voi potrebbero dire sì, ma non è vero che queste sono le uniche modalità per arrivare al cervello. Certamente c'è la parte psicologica che ho accennato l'altra volta e che riprenderò ovviamente ampiamente negli video successivi, ma è possibile che ci siano altre cose che possono modificare il nostro cervello, quindi delle cose che possono avere un impatto. Tralasciamo per un attimo il discorso dell'anima. Assolutamente ho un totale rispetto per le persone che credono che oltre a un corpo e a una psiche noi abbiamo anche un'anima. Benissimo. Alcune persone hanno tutto il diritto di pensare che lavorando sulla loro anima anche questo possa avere un impatto, un influsso sulla loro vita e quindi non sia solo il cervello a condizionare la loro mente e la loro vita, ma ci sia anche un'anima che agisce in delle forme indirette scientificamente non spiegabili per noi. Quindi non escludiamo questa possibilità, ma cercando di fare un discorso scientifico è qualcosa che lasciamo un pochino da parte. Non è questo di cui ci occuperemo. Un altro discorso interessante, ad esempio, è quello legato alle radiazioni. Il nostro cervello funziona con sinapsi elettrochimiche e quindi è assolutamente vero che emette un campo magnetico e noi siamo costantemente sottoposti a dei campi magnetici esterni. Quindi possiamo dire che sicuramente anche i campi magnetici esterni possono influire sul nostro cervello. Non sono un esperto su questo tema, quindi non mi soffermerò su questo argomento, però per chiarezza e per correttezza devo dire che anche questa è una possibilità. Quello di cui ci occuperemo noi nei prossimi video, però, essendo io uno psicologo, non voglio rubare le competenze ai colleghi della medicina, sarà prevalentemente parlare di tutto quello che avviene nell'interazione tra i 5 sensi e il nostro cervello. Abbiamo detto nell'altro video che gli eventi esterni hanno un'influenza, ma l'influenza che hanno deriva principalmente da come questo cervello è fatto. Allora la domanda interessante che ci possiamo porre è come mai alcune persone reagiscono in un modo davanti agli stimoli esterni e altre reagiscono in modo diverso. La domanda sostanzialmente è legata al fatto che siamo tutti diversi. Quello che forse non è chiaro a tutti, in questo canale cercherò di spiegare molto bene nel prossimo video, è il perché siamo diversi. Perché alcune persone sono fatte in un certo modo e altre in un altro. E se questo dipende principalmente da aspetti genetici ereditari oppure dipenda dalle esperienze che ha fatto
magari nei primi anni della sua vita. Vedremo che entrambe le cose sono vere, ma nel prossimo video cercheremo di spiegare meglio come e perché. Vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!